Ogni settimana due mondi si incontrano, tra fusi orari, idee e curiosità che attraversano l'oceano. Dall'Italia agli Stati Uniti, un viaggio tra notizie e stili di vita, quel pizzico di follia che rende tutto un po' più smart e decisamente più healthy. Preparati a scoprire cosa ci rende diversi. Preparati a scoprire cosa ci rende diversi e ciò che in fondo ci unisce davvero. Oh oh, è la seconda stagione di Smart and Healthy, con Fulvio e Piero, due voci, due mondi, un solo ritmo. Buongiorno e buonasera, cari amici, buon pomeriggio, insomma, cari amici di Smart and Healthy. Ciao Piero, come Buongiorno stai? caro, ma tutto bene, Tutto guarda. bene? Al freddo ma bene. Fa freddo? No, qui è Fa freddino. umido. Qui è umido, ha fatto dei giorni di pioggia molto variabile, un po' grigio, esce qualche volta il sole, però insomma un po' così. No, qui al momento siamo a -2, poi non so cosa promette No, durante qui il c'è giorno. 9-10. Vabbè, Meno due. Meno è già due. qualcosa, dai. Almeno sono Meno un due. altro. -2, sì. Oddio, siamo in Bene. inverno, non possiamo pretendere. Sei in inverno, perché qua sembra tutto tranne l'inverno. Comunque, siamo in questo mercoledì 11 febbraio, sono ufficialmente iniziate le Giochi Olimpici di Milano Cortina, è stato giocato il Super Bowl con tutte le polemiche del caso. Sì, poi ne E- parleremo, dai. sì, no, vabbè, quello siamo qui apposta. Polemiche anche sul Milano Cortina. Di tutto di più. Sì. Di Sì, tutto di cioè, più. dai. Cioè io vi direi andate a vedervi tutto quello che c'è su internet, ma ne parliamo qua e intanto ti chiedo, no? Vabbè, a parte vi ricordo tutti i riferimenti social su Substack dove potete trovare le puntate vecchie, cioè vecchie nel senso passate, e ovviamente sul sito internet, ci potete ascoltare, chi ci ascolta in diretta su Radio Centro Web o se no in differita, sia su Substack sia su Spotify sia su Apple Podcast. Potete scegliere, avete scelto. C'è anche un'altra piattaforma, non mi ricordo, Over Podcast, che ci trovate anche lì, dappertutto, siamo dappertutto. Siamo dappertutto. E una domanda, inizio con una domanda. Dica. Tu anche se poi in differita, non credo in diretta. No, forse in diretta te sì, anche te in diretta perché è la sera, quindi sera da noi. Quindi Era la pomeriggio, cerimonia. da noi era primo pomeriggio, Sì, non l'ho sì. vista del tutto, ho visto alcuni spezzoni in qua e in là perché poi avevo anche altre cose da fare, sicché Sì. Per noi era sera, quindi. E noi abbiamo fatto con Francesco il venerdì proprio abbiamo fatto un'ora e 20 di trasmissione a commentare la cerimonia e a parlare non come la Cialappas, ma quasi, ci siamo divertiti, quasi. guarda, ci siamo divertiti. Infatti sto studiando un modo per riproporla poi sui nostri canali perché insomma è una cosa un pochino così inedita, differente dalle trasmissioni classiche come anche questa. Insomma, fare un'ora e 20 a diritto, senza pause, senza stacchi, senza nulla, a diritto. A diritto a parlare, Una cosa originale, qualcosa di a commentare diverso. quello che succedeva, a quello che succedeva. E, insomma, dimmi un po', quali nei, che tanto te lo dico anch'io, che non credere. Ma allora, O le cose che ti sono piaciute. posso essere proprio brutale? Brutale, non scurrile. No, vabbè, non scurrile. Allora, sinceramente ho apprezzato molto i fischi che sono stati rivolti al buon vicepresidente degli Stati Uniti e alla delegazione israeliana. Non me ne voglia nessuno, ma sinceramente molto apprezzati. Diciamo erano, non ti dico scontati, però
No, vabbè, ma sai, allora... Erano preventivati, erano preventivati, sì, hai ragione. È vero anche che comunque le Olimpiadi, così come i campionati del mondo di calcio, così come tutte queste grosse manifestazioni, alla fine sono, teoricamente non dovrebbero poi coinvolgere la politica di per sé. Eh, Però, cioè, un po' come il Super Bowl alla fine è la stessa cosa. Eh, In casi come questi effettivamente non potrebbe essere niente di diverso sostanzialmente, quello. sì, sono eventi sportivi dove, beh, allora a dirla tutta dovrebbero, c'era una volta perché poi, vabbè, è stata mandata a carte 48 la tregua olimpica dove venivano cessate nel periodo dei Giochi Olimpici qualsiasi guerra, qui vabbè, si continua come se niente Sì, fosse. vabbè. Quindi già questo di per sé la dice lunga. È chiaro che dovrebbe, cioè è chiaro, potrebbe essere facilmente intuibile, o almeno a rigor di logica, logica da scemo, dovrebbe essere comunque un evento sportivo non finalizzato a propagande politiche, cose e poi alla fine Nella realtà dei fatti non succede mai. avviene, Esatto. avviene questo. Avviene questo. L'unico, guarda, l'unico, ecco, io spezzo una lancia a favore di una persona, di un personaggio solo, che ti dico, tu mi dirai, ma lui è anche un po' costretto. Sì, va bene, d'accordo, però è, è un raggio di sole, diciamo, nelle nubi della politica attuale, perché anche all'inaugurazione di Casa Italia delle Olimpiadi, l'unico che aveva un accenno, un sorriso ed era almeno faceva vedere di essere contento, poi magari gli girava le scatole e diceva "Oh, voglio andare a casa", è stato il presidente Mattarella. L'unico, tutti gli altri, nessuno escluso, tutti gli altri presenti, io ho visto un po' la presentazione, Mhm. avevano dei musi di carpa. Cioè, ma sai, è un evento sportivo, è legata a una cosa legata all'evento sportivo, minima, fai vedere un minimo di contentezza. Io non ti dico devi fare salti di gioia, perché magari hai fame, sei stanco, non vedi l'ora che aprono i buffet, ma un mezzo sorriso fallo. Cioè, Ma sai, è un evento istituzionale. alla Dai, fine, su. alla fine Mattarella rappresentava la nazione Italia in quel momento e sostanzialmente si è comportato come si doveva comportare, cioè, Infatti è l'unico che salvo, è l'unico che salvo. mettiamola così. Perché anche la ministra, che non nomino, No, poi me lo puoi nominare, non è mica un problema. anche la premier Meloni, c'ha un muso lungo, cioè, sei un'istituzione È nazionale. perché non c'era Donaldino a reggerle il moccolo, dai. Sì, vabbè, ma c'era JV, C'era JD, sì, infatti. Poi c'era JD. ne racconteremo anche un altro su JD Ma che sta ascolta, fuori. allora, parlando di cerimonia d'apertura, Mhm. non so se hai visto che hanno fatto l'omaggio a Verdi, quelli con i testoni. Sì, ho intravisto qualcosa di Ecco, quella io ti parte lì. dico, allora noi stavamo guardando la cerimonia senza audio, stavamo parlando, no? Mhm. E quindi non sapevamo, diciamo, non sapevamo chi erano. Mhm. Allora, vuoi sapere chi ho notato su questi tre faccioni? Ah. D'Alema, Vessicchio e Forattini. Cioè, ma detto, che fanno In questi? effetti erano D'Alema e abbastanza. Vessicchio, e poi non era Vessicchio, pace all'anima sua, ma era Verdi. Abbiamo rimesso un attimo l'audio, no, non ci torna qualcosa. Però Ora, cioè, nel senso, Vessicchio ancora con la parte musicale ci poteva anche stare, ma esatto. D'Alema e Forattini
Ma guarda le facce, sembra da lei, ma è Hai fuori. ragione, è vero, non posso negare la cosa. Ok. No, quella che secondo me non ha invece, non ha minimamente azzeccato l'incarico è stata la Pausini quando ha cantato l'inno Bravo, nazionale. bravo, bravo, bravo. Sono Assolutamente. d'accordo. Sono d'accordo perché essendo un evento istituzionale, perché poi a qualcuno è piaciuta, cioè a me no, ti dico la verità, perché poi l'ho sentito dopo, perché non l'abbiamo sentito in diretta mentre commentavamo. No, vabbè, giustamente non poteva. Però, però ti dico, un conto è, anche perché poi c'hai lì, e spieghiamo bene, se voi cercate su YouTube, semmai ti do anche il link, è un intervento ad un TEDx interessante proprio sull'inno d'Italia, Mhm. dove viene spiegato la nascita, come dovrebbe essere interpretato. L'inno nostro è sull'alzabandiera, viene suonato sull'alzabandiera Certo. e sul corpo d'armata ed ha quella cadenza lì, punto, ha quel ritmo lì. Sì, non puoi farlo Infatti, diverso. Cioè, infatti cioè, c'è anche la Gran Cassa, hanno dovuto inserire la Gran Cassa proprio per mantenere il ritmo tutun 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 tutun. Detto molto spicciolo, sì, vabbè, poi. non me ne vogliate, non me ne vogliate. Se è un evento no pubblico, dire pubblico è poco perché sei in Mondovisione, Sei ad un evento mondiale, esatto, non è che sei puoi in fare. Mondovisione, un evento istituzionale, tu l'inno lo devi cantare come è, punto, non lo puoi reinterpretare, non lo puoi poi, guarda, fosse stato senza musica, dicevo, lo suono come avviene a volte l'inno, ma anche l'inno italiano stesso durante il Sei Nazioni, ma anche l'inno americano, a volte l'ho sentito, se cantato a cappella, senza strumentazione, allora Sì, ma non, allora, non viene nemmeno suonerebbe stravolto uguale. così tanto, però alla fine. Cioè, Sì, suonerebbe uguale, però è a cappella, dicevo, io lo canto come lo riesco a intonare, no? Ma in questo caso c'hai la musica sotto, c'hai il coro, perché lei c'aveva anche il coro. sì. Non Cioè, puoi andare, non puoi stravolgerlo in quella non maniera lo lì. puoi, ecco, non lo puoi reinterpretare. Ha, Cioè, ha poi voglia, questo, ha voglia venirmi a dire, ma l'ha fatto a modo suo. Sì, no, no. non c'entra niente, non lo puoi fare, cioè non avrebbe dovuto, non avrebbe dovuto. Poi questa è la nostra opinione, per carità, poi qualcuno che ci ascolta dice no, ma voi non capite, noi non capiamo, non vogliamo capire perché l'inno italiano ci piace come è stato scritto, con tutte le polemiche del caso, per carità, assolutamente, però Allora, poi lo vuoi rifare? Ok, d'accordo. Allora, se lo vuoi rifare, rifallo però più o meno mantenendo, se non altro, un po' il ritmo. Cioè, ci sono delle versioni dell'inno italiano rifatte, sì, sì, anche in però hanno mantenuto, maniera rocchettara, in maniera abbastanza, diciamo, differente da quello che è l'originale, però sì, comunque il ritmo, la velocità del brano è stata mantenuta tale. no, infatti, no. Non puoi venirmi a fare una versione dell'inno italiano che era meglio perdere e trovare. Detto sinceramente, No, sono infatti. ancora gentile, No, no, vabbè, nel quello. senso. Per cui, beh, diciamo, tutto sommato come cerimonia non è stata poi così tanto No, brutta, allora, tra in virgolette. linea generale non mi è dispiaciuto. L'unica cosa, poi io sono purista su questo, anzi ti ho mandato intanto, così siamo in diretta, ti ho mandato il link di Sì, YouTube quello dove che si mi dicevi, dice, perfetto. così sono 15 minuti. Lo mandammo anche in onda su Radio Centro Web proprio come audio, ovviamente, perché Sì, è sì, un sì, video sì. su YouTube, ma si ascolta bene anche come audio. E una cosa che non mi è piaciuta, cioè non mi è piaciuta, non l'ho capita molto, non l'ho capita molto, benché io e Francesco abbiamo indovinato almeno due tedofori di quelli che hanno acceso il braciere, Braciere, sì. Tomba e la Compagnoni, l'abbiamo indovinati prima che venissero fuori, chi si ascolterà la puntata, noi abbiamo fatto un'analisi su quello che
non ci aspettavamo la goggia a Cortina, però vabbè. No, Ma l'unica io cosa... allora, sinceramente non mi sarei mai aspettato da Paolo Egone invece, Ah, come conoscendo. pilota. Ma allora, Però alla fine contento. sono stato molto contento di averla vista, poi vabbè, tralasciando i commenti dei No, vari vabbè, cronisti della sì. Rai che è meglio perdere che trovare. No, che poi è il direttore di Rai Sport, Sì, quello no, che ha commentato, è peggio ancora, nel senso. che Vabbè, non commenterà, guarda caso, la cerimonia di chiusura. e meno No, male. una cosa che non ho capito è l'accensione del braciere fuori dallo stadio, perché io avrei potuto capire, dice, accendiamo il braciere dentro lo stadio e poi, ovviamente, per motivi logistici, perché dentro San Siro, che non è lo stadio olimpico, come ha detto, Sì, vabbè. benvenuto allo stadio olimpico, vabbè, no, No, è lo stadio San Siro o Meazza di Milano, e ci continueranno a giocare sia Inter che Milan, quindi vabbè, e quello può avere un senso, a parte che no, vabbè, può avere un sì. senso, ma potevi metterlo in maniera differente, potevi metterlo in un punto dove comunque poteva No, va rimanere bene. vabbè, lasciamo No, perdere. no, va bene, ma tu accendi, e infatti è stata proprio l'accensione fuori dallo stadio, perché avessero acceso il braciere dentro lo stadio e poi lo spostiamo fuori all'Arco della Pace, perché comunque vogliamo che il braciere sia visibile a tutti, un po' come quello che è a Cortina, anche se poi su Cortina bisognerebbe fare una parentesi, perché non si può andare, non è così facile andare a Cortina se non a No, in piedi, effetti no. macchina No, no. vabbè, in macchina ci puoi andare perché comunque ci puoi andare, Sì, però se hai un albergo. Devi non è avere, proprio. devi avere No. almeno l'albergo fissato. E questa è Ah, un'altra parentesi. per il fatto delle Olimpiadi dici? Perché Sì, normalmente ci puoi sì. andare. Ah, ok, no, questa non la No, no, sapevo. non normalmente. Non normalmente. Io ti dico adesso, periodo No, no, Olimpiadi, questa non la Paralimpiadi, sapevo, sì. riguarda gli accrediti, che è un mondo che, insomma, nel quale io sono abbastanza ferrato. Eh, ma quella è una parentesi, possiamo parlarne dopo, Sì, sì. nella seconda parte, tra poco, insomma, sta per finire la prima, insomma. E quindi una cosa che non ho capito, cioè non è che non mi piacciono queste cose, nel senso, se io, cittadino, spettatore comune, volevo vedere solo l'accensione del braciere, perché a me piace solo vedere l'accensione del braciere, biglietto della cerimonia, chi se ne frega, sto fuori perché tanto fuori non c'era la necessità di avere il biglietto, mi sarei risparmiato i 260 euro del biglietto per vedere lo spettacolo all'interno e ciao. Sai, forse l'hanno fatto proprio apposta Ma è per come la guadagnarci cerimonia. sopra, è un po' quello che si diceva la settimana scorsa, no? Non ci hanno guadagnato nulla, ma non ci hanno guadagnato nulla così. So, però Perché fuori... chi glielo fai capire te, è inutile, cioè. No, 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 sta ragionando io e te, Sì, sì, cioè sì, quello è sicuro. nel senso, nel senso, boh, boh, Allora, a parte che credo sia la prima, se non la prima volta, una delle poche volte che ci sono due bracieri accesi. mi sembra Perché la non prima. forse credo sia una Vabbè, prima assoluta, ma è già lì. allora, due bracieri accesi lo posso anche capire perché eh, lo posso anche capire perché a parte dalle immagini si vedeva una cortina svuotata, non c'era nessuno. Lasciamo, vabbè, anche di quello, vabbè, parliamo. Sarebbe da parlarne, esatto. Vabbè. Ma lo posso capire il doppio braciere, però ragazzi, cioè una frammentazione del genere, vista poi la cerimonia che è stata, perché poi alla fine non è stata una... Allora, ora sto anche ragionando, mentre te lo sto dicendo, io sto anche Mhm. ragionando su un altro punto. Potevano evitarsi, è vero che poi sarebbero venute fuori polemiche, ma tanto sono venute fuori e stanno venendo fuori comunque, quindi non è che se non ti salvi, Esattamente. non ti salvi, potevano fare una cerimonia unica, visto che fanno una cerimonia unica di chiusura, Sì. che poi ancora devo capire perché a Verona, perché?
A metà strada fra le due località, dai, più o Allora, meno. poteva essere fatta a metà strada, potevamo fare, guarda, cerimonia di apertura a Milano, cerimonia di chiusura a Cortina o a Bormio, a Predazzo, dove vuoi, sulle montagne, ok? Sì. È vero che la cerimonia di chiusura sarebbe stata un po' più, ma tanto devi far sfilare la cerimonia di chiusura, c'è poca gente. E... Ma ti dirò, ad altre- a volte sono più spettacolari quelle di chiusura che non quelle sì. d'apertura, effettivamente. No, infatti, guarda Parigi, a me Appunto. Parigi mi è piaciuta di più, mi è piaciuta di più quella di chiusura, e l'apertura non mi ha saputo di niente, perché all'aperto sì, a livello televisivo, tra le tante mattarelle gli hanno fatto prendere l'acqua, povero. Ma anche a livello televisivo, cioè, allora, non è che sia stata poi tutto sto gran... cioè, No, a livello sì, televisivo, hai visto caratteristico il tutto. fatto che li hanno fatti andare sulla Senna, ma poi, cioè, Sì, sì, ma tu hai visto tutto a livello televisivo, ma se tu fossi stato lì e tu fossi stato all'inizio, ma allora ti dico, c'è stato che chi ha preso i biglietti per la cerimonia cioè, di apertura e poi ha commentato su YouTube social. piuttosto che, e tutti sono rimasti veramente da dire, ma andate a quel paese voi e i soldi che ci avete fatto pagare, cioè, che era scontata E poi che finisse così, nel senso. poi chiudiamo, poi ti dico l'ultima e poi andiamo in pausa e Sì, sì, torniamo tra poco. Vogliamo parlare dei tedofori? Non tanto gli sportivi, parliamo. perché perlomeno anche te hai tirato fuori la Paola Egonu, c'era la Danesi, c'era Anzani, sono tutti campioni, anzi le donne, Bergomi, Baresi, ho visto a un certo punto sì, della storia, di che, tutti sportivi, poi le ragazze della pallavolo campionesse olimpiche, quindi beh, meglio chi più ancora, di loro, chi esatto. più di, campionesse olimpiche uscenti, quindi chi più di loro. Però sono stati, poi si può parlare di tutto di più, sono stati gli altri personaggi, quelli, tra quelli famosi, ma non legati allo sport. E l'unico, guarda, l'unico che ha avuto un senso d'essere messo, a parte ti manderò poi un'immagine, non so se l'hai vista nelle mie storie, l'ho pubblicata ieri l'altro, insomma, qualche giorno No, fa. forse quella no. L'unico che ha avuto un senso è stato Snoop Dogg, quello che ha avuto più senso, perché ti dico, Snoop Dogg, lascia stare il personaggio, è ambassador della nazionale statunitense, è stato ambassador nella cerimonia di chiusura di Parigi 2024 per fare da ponte di collegamento con le Olimpiadi di Los Angeles 2028. Certo, Quindi ci ha può avuto un stare. senso, a parte non capisco perché proprio a Gallarate. Questa è una domanda Dai. che poteva fare uno tra gli ultimi. Uno No, tra gli... diciamo, forse non aveva senso metterlo uno tra gli ultimi, più che altro perché magari volevano mettere tra gli ultimi degli sportivi, non lo italiani. so, sto No, no, facendo no, ma, un'ipotesi, però no, no, è ma tutta a livello di... sì, sì. No, poteva essere Snoop Dogg quello prima, che non so chi fosse, quello prima di Bergomi e Baresi, perché sono quelli che dall'esterno vanno dentro San Siro con Sì, con la ok, ci può olimpica. stare, ci Quindi può stare. quello prima di loro dice, vabbè, Snoop Dogg fa, a Gallarate non l'ho capito, vabbè. No, l'immagine a cui mi riferisco ho fatto con l'intelligenza artificiale. Io sto aspettando la sfida a bocce, perché poi Snoop Dogg andava a giocare a bocce lì a Gallarate. Mhm. La sfida a bocce tra Shaquille O'Neal, che andò a giocare a bocce, gli avevano insegnato a giocare a bocce un'associazione di italo-americani qui in Italia. E la sfida del secolo, Snoop Dogg e Shaquille O'Neal a bocce. Sarebbe stata carina. Bene, caro, mi sa che stiamo arrivando... Sì, anzi, stiamo sforando, quindi andiamo in pausa, torniamo tra poco, rimanete con noi e a frappè, a come frappè. dice il patron. A fra poco. Ciao. Bentornati in questa seconda parte, in questa seconda parte di Smart and Healthy di questo 11 febbraio 2026 26. e 26. Stavamo parlando, abbiamo concluso la prima parte parlando di Milano Cortina, ai tedofori,
Vuoi parlare ancora di Super Bowl? Non lo so, Piero, cioè, di quello che ha scritto con la propria pipì Pipì, sulla, sì, quella sulla proprio, neve. no, ancora meglio, ancora più educato, quella propria urina. Urina, no, volevo essere proprio. Andate a quel paese, ovviamente molto più duro, Sì, Ice, che sì. poi ha un doppio senso, scrivere Ice sulla neve, Ice sul Sì, ghiaccio. effettivamente sì, è una genialata anche quella, effettivamente, sì, proprio... E vabbè, tanto ci sono le Ma Olimpiadi, sì, dimmi. credo abbia espresso più o meno il Sì, sentimento d'accordo. comune tutti Sì, sì. sostanzialmente. Ho visto anche scene di manifestazioni non propriamente pacifiche a Milano, visto post di gente che sostanzialmente di personaggi americani che sostanzialmente celebravano questo modo di trattare una determinata tipologia di forze dell'ordine, e forse potrebbe essere un modo anche per loro per essere svegliati un attimino e capire un secondo un po' da che parte sta andando il mondo sostanzialmente, ecco. Da una parte sola, purtroppo. Eh sì, Eh, del dinero, del dinero da sì. quella parte lì. E anche le Olimpiadi non sono da meno, perché è vero che, come abbiamo detto con Francesco, ma noi le abbiamo seguite. Ho visto l'altro giorno la vittoria anzi, ti dirò un'altra cosa in più, la vittoria dell'Italia femminile dell'hockey contro il Giappone, sull'ora di pranzo, insomma, giù di lì. E, allora, io feci l'abbonamento a Eurosport, che poi è passata a Discovery, proprio per le Olimpiadi, quelle in Corea del Sud. E Mhm. quindi io seguo e amo seguire lo sport, essendo uomo di sport principalmente, a me piace, però c'è da farsi non un esame di coscienza, però dovrebbero farselo, che cioè vogliano vendere fumo alla fine, perché ci sono più di un'analisi, ci sono più di anche video documentaristici, senti che parola ti tiravo fuori, Ma è vero. cioè, livelli, cioè, come feci parentesi, mi ricordo la scena nostra di società, perché l'anno scorso abbiamo fatto una casa del popolo, quest'anno abbiamo fatto col buffet, e fa, "Ah, accidenti, avete cambiato tutto rispetto all'anno scorso." E io ho fatto, signora, con noi o ad altissimi livelli o bassissimi, non c'è via di mezzo, c'è via di mezzo. È uguale, è uguale Uguale, così, uguale. è uguale così. Quindi la nostra trasmissione o termini incredibili o si Proprio parla bassissimi terra terra, si sì, parla terra terra, veramente. e insomma cercano di vendere qualcosa che è invendibile all'opinione pubblica, perché poi alla fine non puoi nascondere il fatto che tu hai fatto una pista, hai costruito una pista da bob che poteva essere evitata di costruire, dove hai buttato giù ettari di bosco, larici centenari, secolari, scusami, larici secolari, a discapito di una struttura che comunque dopo, boh, verrà usata, non verrà usata, ed è il meno, io ti dico, cioè rispetto a tutto questo, questo calderone è il meno, perché se ci pensi bene, vabbè, dice, diventa una cattedrale nel deserto, ok, e siamo tutti d'accordo sullo scempio dei soldi spesi, dell'ecosostenibilità che non è ecosostenibile per nulla, ma rimane lì, ok? Alla fine il male minore è che rimanga lì fermo. Mhm. Quello che è stato fatto è stato fatto. Cioè, anche voi ascoltatori, Piero ormai mi conosce, sa dove voglio andare a parare, ma siate flessibili nel capirmi.
Non sto dicendo che è stato giusto fare questo, ma diventa una cosa inerte alla fine. È un po' come quello che si prende una scheggia di una bomba, ma rimane conficcata nell'osso, inerte, non gli ha dato infezione e rimane lì. No, oppure no, meglio. Quello che viene operato per un problema ortopedico, gli viene messa una placca perché magari si rompe un braccio, si rompe il femore, però dopo la placca, visto che comunque fa anche da stabilizzante, in questo caso è utile, ma a volte le placche diventano solo accessorie perché servono per stabilizzare l'osso, ma dopo andrebbero tolte. Però dice, beh, è inerte, non dà noia, la vita dell'individuo continua normale, diciamo che possiamo lasciarla lì senza, perché udite, e questo è il segreto di Pulcinella, ma quando uno si opera non lo capisce poi bene fino in fondo, è comunque un'altra operazione. Sì. Quindi è comunque un'altra operazione, Sì. La rimozione di placche, chiodi e quant'altro. Quindi Esatto. alla fine la pista diventerebbe qualcosa di inerte se non utilizzata, poi magari viene utilizzata, però diciamo che le storie passate ci dicano di no, però ammesso non concesso che fino a che non si verifica non possiamo dirlo, perché la palla di vetro di cristallo non ce l'abbiamo, rimane lì inerte perché viene magari spento tutto, chiuso tutto, non si consuma più niente, rimane lì. Ma ci sono tante opere che ancora non sono state finite, perché ricordiamo che ti stavo infatti per interrompere, ti dicevo, giustamente come si diceva anche l'altra volta, il problema, oltre a essere queste opere che sono state completate, sono quelle che non sono completate e che in teoria, a questo punto ci sarà da chiedersi se mai lo completeranno, verranno completate fra 4-5 anni. Ma che senso hanno? Che senso hanno? No, il senso di essere un effetto collaterale, purtroppo, però è un effetto collaterale, assolutamente, è un effetto accessorio, perché tu quando vai a presentare un progetto di un'Olimpiade di questa natura, diciamo che ti danno, la dico in soldoni, ti danno l'obbligatorietà di avere le strutture per svolgere le Olimpiadi. Infatti alla fine più o meno sono arrivati a quello. Abbiamo fatto le strutture per fare le Olimpiadi, il resto si continuerà e si finirà quando... E semmai allo classico stile italiano, sì. Ok, ma il problema qual è? È che tu nel frattempo, cioè mentre tu hai un'opera come quella della pista da bob o l'Arena Santa Giulia, che è di un privato, quindi verrà usata poi dopo per i concerti e basta. Ma almeno viene riutilizzata, perché non è ma a parte quello, ma a parte il discorso del riutilizzo, ma sai già che è finita. Più di quello, più di quel danno lì non lo puoi fare, ok? Sì. A meno che tu non decida di distruggere un'altra volta il territorio dove c'è la pista e levare la pista, ma diciamo che non verrà fatto, come non è stato fatto per la pista di Cesana, che è ancora lì, ok? Bene, rimane lì, è fermo lì, ok? È già completato, quindi viene usato o non usato, è già lì. Il problema sorge e nasce sulle infrastrutture che si stanno completando. La domanda è, perché poi la domanda è, o il dubbio, verranno completate? Perché finché non sono completate, finché non vengono completate, e tu rimani sempre lì come un bischero, capito? Perché può succedere di tutto nel frattempo in questi 5 anni. A me se non concesso che provino a completare, e uso il termine provino giusto perché sì, vabbè, certo, come ho detto io, esattamente, sono quasi sicuro che succederà qualcosa per cui non verranno completate.
ne sono No, quasi certo. no, È la allora, classica storia di tutte le opere, le mega opere che vengono fatte in Italia, poi sostanzialmente. oppure mettiamo che verranno completate, ok? Verranno completate, perché alla fine i soldi sono stati già messi, quindi hanno già preventivato anche il disavanzo. Vengano completate. Verranno completate, conoscendo i nostri polli, nei tempi previsti? Assolutamente no. Non lo sappiamo. Non lo sappiamo. Cioè, non lo sappiamo. Tu hai risposto a ragion veduta perché ci sono delle opere fatte anche da privati. Vedi il Viola Park, tanto per rimanere in termini di sport, il centro sportivo della Fiorentina, ha avuto dei ritardi. Chissà come mai. Beh, No, ascolta, vabbè, io ho 50 anni, te tu ne hai qualche d'uno in meno, però sappiamo benissimo come io ne ho funzionano le cose in 32. Italia. Sì, e il resto, però è uguale. No, così almeno chi ci ascolta e mi conosce dice: ma come 32? Io ne sapevo che ne aveva di più. Ma è uguale, li lascio nel dubbio. No, no, va bene. Si sa benissimo Eh, come funzionano le cose in Italia, quindi nel senso, non ci bisogna purtroppo, per il fondo. purtroppo, sì, come dicevamo con Francesco, cioè, alla fine, perché poi c'era il dubbio che i giochi non venissero fatti. No, no, i giochi vengano fatti, i giochi olimpici vengano fatti, ma perché? Perché alla fine chi ci lavora è tutta persone, chi lavora non nelle gerarchie più alte, nelle gerarchie medio-basse, sono tutte persone che comunque, e qui viene fuori l'ingegno italiano, sono persone che comunque, tra direttori e non direttori, che vogliono trovare la soluzione. Quindi alla fine il risultato viene portato a casa. Ma la domanda è: perché lavorare sempre in emergenza? In uno stato in uno stato emergenziale dove uno è sempre a rincorrere a tappare buchi perché comunque ci sono delle mancanze che potevano essere evitate. Cioè, è questo quello che mi domando io. È questo, né più né meno. Perché, perché No, vabbè, perché, come giustamente hai detto te, quelli che cercano la reale soluzione sono quelli che stanno, tra virgolette, sotto e non quelli che stanno sopra. Quelli che stanno sopra se ne no, sbattono. allora, molte volte non hanno neanche la ben minima idea di come funziona. Ma questo è un altro Quello è quello lì il tragico della cosa, che forse dovrebbero averne più idea. È quello lì il Tornando sul problema. discorso, sì, no, no, certo. Sul discorso pass, è cosa bisognava parlare. Sul discorso a credito, chi vuole andare a Cortina e non è residente, a parte anche i residenti devono fare richiesta, però alla fine i residenti dicevo io devo andare a casa, cioè, Appunto, che glielo può impedire, cioè, no, nel vabbè. senso. Però chi ha l'albergo, cioè devi avere l'albergo, cioè deve avere un motivo per andare a Cortina, o deve avere il biglietto dell'evento. Tu devi fare un pass, devi richiedere un pass tramite piattaforma online Mhm. per la macchina. Ok. Anche per andare a vedere il braciere, ecco, vedi perché ti dico che chi è sopra non ha ben ben minima idea di come funzioni. Perché Cortina, solo Cortina e Anterselva hanno necessità, il Mm. Predazzo no, perché comunque sono piccine, io sono stato ad Anterselva a vedere il biathlon, è Sì, piccino, anche Cortina non è che sia enorme, alla fine, no, però, esatto. nel senso, No, ma anche come strade e ce n'è due, alla sì, fine non è che ce n'è 10.000. eh. E alla fine non mi ricordo se è stato proprio se è stato detto da Malagò alla cerimonia di apertura, andate a vedere il braciere a Cortina, o il presidente, no, il presidente della Repubblica no, ha detto soltanto sono aperti i giochi, mi sembra Malagò nel discorso. Andate a vedere il braciere a Cortina. Però io, e dicevo, io non voglio andare a vedere le gare, sono di passaggio. Ed è successo perché ho trovato su internet un video di una famiglia che era di passaggio e voleva andare a vedere il braciere, fare due foto al braciere e tornare E a dare. casa. Mhm. Non l'ha potuto fare perché? Perché ci sono delle regole precise, poi si può discutere ore sul giusto. Scusate, si può discutere ore e ore sul giusto o sbagliato, ma queste sono le regole.
Però è inutile che Malagò dica andate a vedere il bracciere a tutti. Vabbè, ma No, quello lo fa sostanzialmente per immagine, per il fatto di dire, ah no, allora è un evento dove potete andare a vedere, ma poi, cioè il bracciere in di realtà dei tutti. fatti, No, sì, il bracciere potrebbe è essere una cosa del genere. il bracciere, Potenzialmente puoi andare a vedere quello di Milano, non devi andare per forza a Cortina, quello è vero. due. Quindi, in teoria quello di Milano tu puoi andare a vederlo. E- Sì, no, ma era un discorso della montagna, del braciere. No, sto affogando. Possiamo neanche mandare la pubblicità perché si fa due parti. Manda. non ci muoia, nel senso, non... No, no, perché sto finendo l'acqua. Ah, vabbè. Eh, e, sì, no, no, va bene, però insomma, anche in buona fede, a parte non lo poteva dire lì alla cerimonia d'apertura e tutto, però io l'ho saputo, a parte non dovevo andare e me lo sarei immaginato, ma faccio un'altra premessa. Su Sky Sport, la sera della cerimonia, e Mhm. l'abbiamo commentato, ho visto un video dove c'è la giornalista che era lì prima dell'apertura, mentre c'era la coda per entrare a San Siro, allo Stadio Olimpico, no, a San Siro, Allo Stadio Olimpico, sì, perché allo Stadio Olimpico di San Siro. complimenti a E, quello. no, vabbè, a Petrecca. Comunque, c'era la calca per entrare. È arrivato un signore inglese che ha detto: oh, ma cosa sta succedendo qui? Allora, a parte il fatto della battuta, non battuta, secondo me era serio. E io sotto il video, nel post, ho ricevuto sui 300 like. Ti rendi È conto? già qualcosa. E ho scritto semplicemente, e poteva dire tutto, poteva essere, poi ti dico cosa pensavo. E ho scritto, questo la dice lunga sullo stato della comunicazione e del marketing. Ok? Era quello E, che si diceva l'altra volta, sì, nella vabbè. scorsa puntata. E uno mi ha risposto, ah no, ma io sono bombardato da tutte notizie sulle Olimpiadi, ok, sui social. Bene. E un altro, ma io non mi interessa le Olimpiadi, però io sono bombardato. Allora, intanto non significa che è stato fatto una cosa, una campagna o più campagne di marketing, ma è l'algoritmo che all'argomento Milano-Cortina o Giochi Olimpici Invernali ti aumenta la banda di visibilità dei post. No, ma poi soprattutto anche in base agli interessi che puoi avere, in base, cioè non è Sì. solo... No, no, ma l'algoritmo non è No, stato, quello di non sicuro. è stata fatta una cosa mirata, è l'algoritmo che, visto che ci sono tante ripetizioni su Milano Cortina, Giochi Olimpici Invernali, Milano, Cortina, sport invernali in generale, l'algoritmo di Instagram soprattutto ti alza la visibilità. Esatto, Ed è l'algoritmo, non è marketing, sì, è marketing di Instagram, ma non è marketing delle Olimpiadi. Mettiamola così, ok? Non è marketing no, delle per nulla Olimpiadi, proprio dire non è esatto, comunicazione delle Olimpiadi. esatto. Anche perché poi, come dicevo, io del discorso del pass, anche se poi potevo immaginarmelo o meno, non ho intenzione neanche di andare a Milano né di andare a Cortina, perché sennò sarei andato a lavorare come mi avevano proposto e chiesto. Però potevo immaginarmelo, però io l'ho saputo da un post su Instagram così perché l'algoritmo mi fa vedere anche tutte le polemiche su Milano Cortina, cioè se non fosse stato così te lo sapevi e ci voleva un pass, anche se tu non andrai a Milano Cortina o né a Milano né a Cortina, ma tu sapevi che ci voleva un pass per entrare a Cortina durante i giochi olimpici e paralimpici, perché serve anche per... Allora, sinceramente no, non lo sapevo, Eh, non mi stupisce minimamente la cosa perché no, no, appunto no, no, ma lascia stare il sappiamo discorso come di... funziona, No, sì, o di però capire, no, no, o di non capire si che sapeva. funziona in questa maniera. Cioè, e questa la dice lunga sulla comunicazione e sul marketing, perché comunicazioni, boh, cioè,
No, anche perché poi ora parlando nello specifico di pass, avrei immaginato che un pass potesse essere stato dato agli atleti e comunque a chi gira intorno a loro per Sì, girare in certo. determinate aree, ma non in tutta la Sì, sì, città. non Tenuto tutta- conto che poi Cortina è comunque, cioè, si può nemmeno è definire piccolo. una città, è piccina, No, è un paese, cioè, è certo. un paese, nel senso. Ritornando al discorso del signore inglese, e poi mi hanno dato conferma di questo, non tutti girano sui social, non tutti girano sui social, anche se il mondo crede che tutto il mondo sia sui social, ci sono persone e non ci sono, e sono parecchie, non sono quattro gatti. Sì, oddio, non sapere che però per la cerimonia d'apertura delle Olimpiadi, No, anche se non sei sui social, cioè un no, va minimo di bene, sì, nel ok, senso. ok. No, no, va bene, ma io inglese straniero, che non mi interessa di calcio, quindi non so che quello stadio è lo stadio San Siro. Non mi sono interessato di niente. La televisione, alla televisione hanno fatto pochissimo. E anche lì si potrebbe discutere, cioè noi abbiamo fatto anche ironia sulle TV via cavo e sulle cose, ma una emittente nazionale che ora sta usando due canali, sì, lunedì stavo guardando ma anche oggi, i due canali che non sono, non Rai 1 perché Rai 1 deve essere libero della programmazione classica, ma sta usando Rai 2 e Rai Sport Mm, come canali ufficiali nella perché, manifestazione, sì. della manifestazione, sì. Perché, cara Rai, non usi un altro dei tuoi canali per il periodo tipo, non me ne vogliano, ma c'è Rai 5, che è vero che dà tutte le opere, però puoi usare Rai 5 per dire negli orari di gare e poi nei tempi morti dai, metti nel palinsesto le opere di musica classica, le opere teatrali e quant'altro. Questa è una provocazione, però, visto che la RAI, come altre emittenti, ha molti canali, cioè tu hai un evento così, Perché non sono i mondiali di calcio, dai, è sempre ma la solita nemmeno, ma storia. nemmeno, no, 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 ma nemmeno, non lo fanno neanche per quello. No, no, non lo fanno neanche per quello. Capito qual è il concetto? Cioè, tu hai un evento mediatico in Italia, tra le tante, in Italia, e, e non lo tratti come tale. Ecco perché poi ne va della comunicazione e del marketing, perché se tu avessi fatto una comunicazione capillare, poi magari non raggiungevi comunque tutti, però insomma, avresti avuto Un una ritorno copertura sicuramente maggiore, maggiore, questo di una copertura sicuro. maggiore. Ma poi, nel senso, anche, e si diceva anche prima, l'ignoranza di chi ha fatto la telecronaca, sinceramente, No, vabbè, la dice tutta, non è che ci siano eh, tante, cioè, su, almeno manda qualcuno che sa di che cosa sta parlando, non che non conosce nemmeno i nomi dei pedofili, tanto più che, insomma, no, ma quello sai, non l'hanno tenuti nascosti fino all'ultimo. sì, ho capito, ma non mi dire che la Allora, sera il canale cioè, WhatsApp, guarda, te lo sto guardando ora. Il canale WhatsApp, fammi vedere. Il canale WhatsApp di Milano Cortina, ah no, sì, è fermo, come pubblicazioni, cioè non è quello di Radio Centro Web dove noi pubblichiamo i link delle trasmissioni, ok? Poi è eh, finito, poi abbiamo finito. Vabbè, non è. Il canale di Milano Cortina ha 20.000 follower, mhm, non, non 50 come il nostro. 20.000. Quindi seguite sul canale WhatsApp di Radio 100. 20.000 follower. L'ultima pubblicazione è datata domenica 25 gennaio. Cioè, quella prima dice, oh, fino al 25 gennaio ho fatto un mare di comunicazione, poi il 14 gennaio. Poi si parla, ce n'è due dell'11 e basta. Cioè, hanno iniziato a pubblicare il domenica 11 gennaio. E adesso hanno finito il 25, complimenti, hanno pubblicato per 14 giorni.
E io posso anche seguire il canale per vedere se l'aggiorna, ma no, guarda, ho messo anche le notifiche attivate, guarda. 6 febbraio, mi raccomando, i migliori atleti del mondo, che fa la pubblicità, c'è un video promozionale della cerimonia d'apertura e basta. È un canale WhatsApp, ma la comunicazione, Che è tutto dire, sì. la comunicazione e il marketing, tanto per dirne una, però è chiaro, poi magari hanno voluto direzionare tutto sull'app, ma io che seguo, ecco, ti dico dal mio punto di vista, io che seguo i Giochi Olimpici su un'altra piattaforma, che è quella di Discovery, a me dell'app, Può fregare meno. che me ne Detto frega. proprio, esatto. I risultati li cerco su Google, i video, le notizie le vedo perché poi c'è anche il recap, quindi lo posso vedere su Eurosport. Dell'app io non me ne faccio niente, di niente, assolutamente. No, vabbè, ma è l'app, è come la maggior parte delle app che ci sono adesso dei vari eventi, lo fanno solo ed esclusivamente per recuperare dati personali della gente, per poi infilarti in campagne di marketing e quant'altro, e romperti le palle. O comunque o fine a se stessi, perché poi alla fine finisce l'evento, non hai, e lì si torna anche al discorso delle infrastrutture, non hai una legacy, non hai un'eredità, nel senso tu fai l'app Milano Cortina 2026 dove tu racconti le Olimpiadi e poi fai in modo di avere dei progetti legati ai Giochi Olimpici o comunque legati agli sport invernali dove comunque tu porti avanti un movimento. E invece, finite le Olimpiadi, cari amici, Finito si chiude il tutto. stadio, è finito tutto. Come la puntata di oggi. Ma noi Eh sì, torniamo mercoledì prossimo, torneremo. puntuali, sempre alla stessa ora, seguiteci Ore 15. e fate bravi. Il prossimo sarà il 18. Sì, 11-18, sì, 18. 18, 11 più 7. Sì, sì, sì. Quindi, cari amici, noi ci lasciamo qui e saremo nella settimana di chiusura conclusiva, che poi il 22 chiuderanno le Olimpiadi invernali, quindi saremo nella settimana proprio pre-chiusura. Vedremo che cosa ci regaleranno, che perle avremo a disposizione per la prossima settimana. Comunque nello spettacolo di Bad Rabbit al Super Bowl c'era diverse cantanti, c'era anche Lady Gaga nel mezzo e c'era diversi attori nello spettacolo, però Sì, hanno fatto hanno fatto un bello spettacolo, anche vedevo alcune foto anche di lui che ha chiuso lo spettacolo col pallone da football con su scritto Together We Are America, anche quello è un bel messaggio effettivamente. sì, hai proprio detto bene. Poi Amici, ovviamente al nostro amico non è piaciuto, ma quello vabbè, si sapeva già, era scontato. sì, esatto. Bene, cari amici, noi ci troviamo mercoledì prossimo. State allerta, state in campana. Ci sentiamo e ci vediamo, che tanto la puntata video andrà poi su YouTube. Cari amici, ciao Piero, ti ringrazio Ciao, come caro. sempre. Ma alla prossima, grazie Alla a te. prossima.